questo rinnovo rappresenta una cosa molto importante perché comunque è sinonimo di continuità, sinonimo di fiducia da parte del club e sicuramente il fatto di continuare un percorso di crescita ambizioso, perché siamo tutti molto ambiziosi, vogliamo raggiungere qualcosa di straordinario, di importante. Con questa città ho un rapporto molto bello perché anche prima di arrivare a Roma ho sempre pensato che Roma fosse la città più bella del mondo. È chiaro che poi viverci magari è un pochettino differente, però è una città che mi piace molto, mi piace anche prendermi dei momenti per poterla vedere più da vicino, perché l'avevo sempre visitata da turista e quindi vai a vedere i classici luoghi, ma invece ho cercato sempre adesso in questo periodo di vedere anche qualcosa di diverso di Roma, però è una città straordinaria, è una città che ti offre tantissimo e non ti annoi, diciamo così. Le sensazioni che ho provato quando ho ricevuto la chiamata di Betty Bavagnoli, intanto ero stupito, perché non me lo aspettavo perché io arrivavo ero a Empoli e era stato il mio primo anno in Serie A, quindi così mi sembrava un pochettino tutto molto di fretta, no? Però immediatamente dopo ho realizzato e mi sono subito così catapultato nel pensare a che cosa potessi andare incontro, però ero anche così consapevole che arrivavo in un club molto molto importante, c'era qualcosa di straordinario da conquistare, da fare. Una figura che mi ha trasmesso tanto nel mondo del calcio credo sia Johan Cruyff. L'ho apprezzato non solo da calciatore ma anche da allenatore, da dirigente poi. Credo che lui abbia così dato un senso al gioco del calcio in maniera un pochettino differente da tutti gli altri. E quindi per me è stato così. Ho sempre cercato di seguire, di leggere tanto di lui, di capire tanto di lui. E quindi niente, penso che lui sia stato una guida. I miei principi di gioco sono quelli di voler dominare la gara. Vogliamo portare un calcio molto offensivo, quindi fatto di tanto possesso, e vogliamo avere le giocatrici che siano protagoniste tutte quante, quindi dobbiamo costruire dal basso. Dobbiamo cercare di dominare la partita giocando il più possibile nella metà campo avversaria. Questo molte volte comporta qualche rischio perché devi difendere degli spazi larghi alle spalle, però devi essere anche consapevole di poter portare qualche rischio, però penso che se vogliamo fare un calcio europeo dobbiamo provare a fare questo. Poi deve essere un calcio molto aggressivo, fatto di riconquista immediata della palla persa. Non credo tanto nei sistemi di gioco, credo tanto nell'interpretazione dei sistemi di gioco, che sono due cose un po' differenti. Per fare questo devi avere calciatrici brave, devi avere giocatrici che abbiano tanto coraggio. Se vuoi arrivare in alto devi affrontare squadre importanti, devi giocare contro giocatrici molto forti, devi giocare contro club molto importanti e quindi il coraggio lo devi sempre avere. E stiamo cercando di migliorare sempre questi principi di gioco perché non ti puoi mai fermare. Sopra ora! Andiamo fuori, bravi! Va bene, no problem! Ad allenare nel femminile sono arrivato quando mi è stata fatta una proposta. Ero alla Juventus, allenavo il settore giovanile maschile. Mi fecero la proposta di allenare la primavera femminile. Iniziava il progetto a livello nazionale con la primavera e quindi mi chiesero questo e io accettai subito, senza pensarci troppo, perché l'ho subito vista come un'opportunità ma anche un modo per poter completare quello che poteva essere il mio percorso da allenatore. Brava, per il gol! Sì, brava, lì! Buona, ricordati sempre una cosa, caro, la direzione te lo dà il piede d'appoggio.
Quindi se tu devi andare in quella direzione là, il tuo piede d'appoggio deve essere posizionato in quella direzione là. Se sei così è normale che la palla poi ti vada là, anche se il tuo, se riesce, non riesce a fare la torsione, capito? Nel mio percorso ho avuto la possibilità di allenare tante giocatrici giovani e di talento, e questo sicuramente negli anni della primavera e anche adesso, perché adesso anche nella nostra squadra ci sono tante giocatrici giovani. Ci sono anche, e ho avuto la possibilità anche nel mio primo anno a Empoli, ma soprattutto oggi a Roma, la possibilità di allenare calciatrici già più esperte, già più mature, che hanno fatto un percorso completamente differente da quello delle giovani attuali. Qualche differenza sì c'è, però credo che poi il giusto mix è la cosa più importante in questo momento. Alle giocatrici giovani di grande talento serve comunque l'esperienza che hanno avuto e il percorso che hanno fatto anche le ragazze più esperte, però è anche vero che oggi le calciatrici giovani hanno una grande fortuna, che è quella di poter lavorare fin da subito in club importanti come a livello professionistico, e che ti mettono a disposizione tanto rispetto a quello che hanno avuto le calciatrici più esperte in passato. Sicuramente dietro a tante vittorie, a tante prestazioni di alto livello c'è sicuramente un lavoro di tutto lo staff, perché la Roma ha messo a disposizione a me veramente uno staff di grandissime persone, intanto di grandi professionisti che veramente quotidianamente lavorano con grande impegno. È vero, poi in campo ci vanno le calciatrici che devono essere brave a trasformare tutto quello che è un'idea, tutto quello che è poi il lavoro della settimana, però veramente io devo ringraziare tanto tutte le persone che insieme a me quotidianamente lavorano, perché sono veramente dei grandi professionisti, e questo è sicuramente una cosa molto importante. Oggi l'allenatore non può pensare di lavorare da solo, perché le cose da fare sono veramente tante, e devi avvalerti di tante persone importanti, e io qui a Roma ho veramente questa grande fortuna. Col gioco, brava Tata, non forzo! L'allenatore secondo me intanto deve essere una persona molto curiosa, quindi deve essere una persona che si aggiorna tantissimo, che va a guardare, che va a scoprire, che cerca di portare sempre qualcosa di nuovo, di modificare sempre, e questo bisogna continuare a farlo. Non ci si può pensare che solo perché adesso arrivi ad allenare una prima squadra poi può bastare quello che sai. Devi continuare a studiare, continuare a curiosare, continuare a capire, e molte volte questo te lo fanno anche capire le calciatrici stesse in questo caso, quindi bisogna sempre cercare di ampliare, no, le proprie conoscenze. Il passaggio al professionismo cosa ha portato? Ha portato sicuramente una tutela maggiore alle ragazze, perché comunque è il loro lavoro adesso, e quindi ci sono sicuramente delle tutele maggiori a livello contrattuale. Per chi giocava in società professionistiche come la Roma aveva già le stesse possibilità, no? Anche già da qualche anno, però credo che sicuramente le maggiori tutele a livello contrattuale, e poi sicuramente il fatto anche per le ragazze aumenta quella che è un po' la responsabilità, perché oggi a tutti gli effetti è il loro lavoro. La Champions è sicuramente una competizione straordinaria, fantastica, e sicuramente abbiamo vissuto delle emozioni incredibili. Probabilmente non ci aspettavamo nemmeno di riuscire a fare un percorso così, e tutto è nato insomma dal primo sorteggio, che abbiamo percepito che potevamo probabilmente fare qualcosa, e ci siamo riusciti nella trasferta di Glasgow,
E poi è arrivato il secondo sorteggio, anche questo, devo essere sincero, è stato abbastanza fortunato, però in tutto questo poi c'è stata poi la volontà di confrontarsi, no? con delle squadre a livello internazionale. La cosa bella è il fatto di volerci stare a questo livello, di voler lavorare sempre per migliorarci e per voler provare a migliorare questo livello nostro internazionale, cosa che non ci eravamo mai così confrontate, invece adesso ci siamo e adesso vogliamo starci. Il rapporto che ho con i tifosi è bellissimo, ma perché comunque loro ci danno veramente una spinta in più. Sono, penso, i tifosi più numerosi del campionato italiano, ma non solo, perché abbiamo avuto l'opportunità anche in Champions di averli in trasferta e non è una cosa così scontata. E invece loro ci sono sempre molto presenti. Ogni partita che facciamo al Tre Fontane, ogni partita che facciamo adesso a Latina in Champions, ci stupiscono perché ogni volta sono di più e ogni volta è un sold out, e quindi questa è una cosa veramente straordinaria, fantastica, e loro ci sostengono sempre, e davvero veramente per noi è una marcia in più. Speriamo di potergli offrire sempre uno spettacolo migliore, speriamo di potergli regalare qualche soddisfazione, qualche vittoria. Una in Supercoppa è già arrivata quest'anno, ma vogliamo continuare a farlo perché loro veramente se lo meritano, e quando scendiamo in campo anche per loro. Penso che Roma possa diventare la mia città. Beh, in un certo senso un po' me la sento già, perché mi piace molto, ci sto molto bene, c'è un bel clima, la gente è molto calda e questo va molto d'accordo con quello che è il mio carattere, quindi sì, penso che possa diventare la mia città.